Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e oggi con me c'è la mitica Francesca. Oggi parliamo di come potenziare le vostre abilità di ascolto in italiano, vero Fra? Ciao Luca, ciao a tutti. Sì, oggi vi diamo un sacco di dritte pratiche. Partiamo subito. L'immersione è fondamentale. Guardare serie TV, film, ascoltare la radio italiana sono strumenti potentissimi per allenare l'orecchio. Assolutamente. Io, per esempio, ho imparato tantissimo guardando Un posto al sole. All'inizio capivo poco, ma col tempo ho iniziato a riconoscere accenti diversi, modi di dire e anche qualche parolaccia napoletana. Non ditelo a mia mamma. Scherzi a parte, le serie regionali sono perfette per abituarsi alle varietà dell'italiano. E non dimenticate i podcast. Italian Pod ovviamente, ma anche altri adatti al vostro livello. L'importante è esporsi ogni giorno, anche solo 10 minuti. La costanza fa la differenza. Ecco Luca, secondo me non basta ascoltare passivamente. Bisogna proprio ascoltare attivamente. Una tecnica che uso spesso con i miei studenti è lo shadowing. Ripetere subito dopo il parlante, imitando pronuncia e intonazione. Sì, lo shadowing è tosto ma efficace. E poi prendere appunti mentre si ascolta aiuta tantissimo. Io per esempio mi segno le parole nuove o le frasi che non capisco, poi le cerco dopo. Io faccio fare un esercizio simile con le canzoni. Prendiamo Volare, la ascoltiamo e i ragazzi devono scrivere le parole chiave che sentono. È divertente e aiuta a fissare il vocabolario. E poi, diciamolo, cantare in italiano è anche un ottimo modo per migliorare la pronuncia, anche se siete stonati come me. Un altro passo avanti è usare materiali autentici, YouTube, notiziari, interviste, tutto quello che vi espone all'italiano vero, non quello dei libri di testo. E se potete, partecipate a scambi linguistici online o gruppi di conversazione. Ho avuto una studentessa che dopo aver partecipato a un meet-up linguistico a Milano ha fatto un salto di qualità incredibile nella comprensione. Parlare con persone reali, con accenti diversi, fa la differenza. Sì, e anche solo ascoltare le conversazioni tra italiani, magari in un bar o in un video, vi aiuta a cogliere il ritmo e le espressioni tipiche. Per arricchire il vocabolario, consiglio esercizi tematici. Ascoltate dialoghi su situazioni specifiche, tipo ordinare al ristorante o chiedere indicazioni. Così le parole restano più impresse perché hanno un contesto. E provate a parafrasare quello che ascoltate. Dopo un audio cercate di riassumere con parole vostre. È difficile, ma aiuta tantissimo la memoria e la comprensione. Un altro trucco. Usate i sottotitoli o le trascrizioni. Vedere le parole scritte mentre le ascoltate vi aiuta a collegare suono e significato, soprattutto con modi di dire o espressioni idiomatiche. Sì, e se trovate una frase che non capite, segnatevela e cercate di capire il senso dal contesto prima di tradurla. Così si impara davvero. La regolarità è tutto. Meglio ascoltare 3 volte a settimana per poco tempo che fare una maratona una volta al mese. La costanza crea l'abitudine. E registratevi mentre fate esercizi di ascolto. Poi confrontate la vostra pronuncia con quella dei madrelingua. Vi accorgerete subito dove migliorare. E se avete la possibilità, fatevi correggere da un madrelingua o da un insegnante. Un feedback mirato vi aiuta a correggere errori che magari non notate da soli. Sì, anche solo chiedere «Ho capito bene?» o «Come si dice meglio questa frase?» fa una grande differenza. Un altro consiglio pratico. Inserite l'ascolto nella vostra routine quotidiana. Mettete un podcast mentre andate al lavoro
O ascoltate la radio mentre fate sport? Io, per esempio, ho una playlist di podcast e canzoni italiane che ascolto in macchina. Cambio spesso per sentire accenti e argomenti diversi. E non ascoltate in modo passivo. Ogni tanto mettete in pausa e provate a riassumere quello che avete sentito. O cercate di prevedere cosa succederà dopo. Così l'ascolto diventa attivo e più efficace. Immergersi nella cultura italiana aiuta tantissimo. Partecipate a eventi, festival, anche solo online, per sentire l'italiano usato nella vita reale. E cucinate una ricetta italiana ascoltando le istruzioni in italiano. Così unite lingua e cultura e magari vi viene anche fame. O leggete un libro italiano o seguite account social italiani. Poi provate a discuterne o a scrivere un riassunto. È un ottimo esercizio di comprensione e produzione. Oggi la tecnologia ci dà una mano enorme. App come Duolingo, Babbel o Memrise offrono esercizi di ascolto su misura, spesso anche in forma di gioco. E ci sono tantissimi gruppi online, come Tandem o HelloTalk, dove potete parlare e ascoltare italiani veri. Anche i forum o le community su Facebook sono utili per confrontarsi e chiedere consigli. Se volete analizzare a fondo un audio, usate servizi di trascrizione o strumenti di speech to text. Così potete vedere ogni parola, controllare la pronuncia e imparare nuove espressioni. E per chi vuole fare il salto di qualità, consiglio di partecipare a festival del cinema italiano o vedere spettacoli teatrali. Lì si sente l'italiano vero, con tutte le sfumature e le espressioni idiomatiche. Anche i forum o i gruppi social dedicati alla cultura italiana sono ottimi per ascoltare e interagire con madrelingua in modo informale. Commentate, fate domande, buttatevi. E ultimo trucco: dopo aver ascoltato un podcast o visto un video, provate a riassumerlo con parole vostre e, se potete, condividetelo con un madrelingua o un insegnante per avere un feedback. Così fissate meglio quello che avete imparato. Insomma, l'ascolto è un viaggio, non una gara. Siate costanti, curiosi e non abbiate paura di sbagliare. Noi siamo qui per accompagnarvi. Grazie Francesca e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Continuate a seguirci su Italian Pod per altri consigli e storie. Alla prossima! Ciao Luca, ciao a tutti. Buon ascolto e non mollate mai.